senti intrappolato dalle catene della timidezza e dell'introversione. Puoi liberarti da queste barriere che ti impediscono di spiccare il volo e vivere la vita al massimo. Se la tua risposta è affermativa, allora questo video è proprio quello che fa per te. In questo viaggio di scoperta esploreremo come lo stoicismo, una filosofia antica ricca di saggezza, possa aiutarti a superare la timidezza e l'introversione, permettendoti di sbloccare il tuo vero potenziale e vivere una vita senza limiti. La timidezza e l'introversione, due facce della stessa medaglia? Non proprio. Seppur spesso confuse, si tratta di due condizioni distinte che influenzano il nostro modo di relazionarci con il mondo esterno. La timidezza si manifesta come un senso di disagio e ansia in contesti sociali. È come se una barriera invisibile ci separasse dagli altri, impedendoci di esprimerci liberamente e di stringere relazioni autentiche. La paura del giudizio, la bassa autostima e le difficoltà di comunicazione sono solo alcuni dei sintomi che caratterizzano questa condizione. L'introversione, invece, è una caratteristica di personalità che si manifesta nella preferenza per ambienti tranquilli e stimoli meno intensi. Gli introversi tendono a ricaricarsi nella solitudine, trovando rifugio nella riflessione e nell'introspezione. Non temono le interazioni sociali, ma le affrontano con tempi e modalità diverse rispetto agli estroversi. E entrambe le condizioni possono rappresentare degli ostacoli da superare per vivere una vita piena e appagante. La timidezza ci limita nelle nostre possibilità, mentre l'introversione può farci apparire distaccati o poco socievoli. Ma c'è una luce in fondo al tunnel. Lo stoicismo, un'antica filosofia basata sulla ragione e sul dominio di sé, può aiutarci a trasformare queste debolezze in punti di forza. Attraverso l'identificazione dei pensieri negativi, la messa in discussione delle convinzioni irrazionali e la concentrazione sul presente, lo stoicismo ci insegna a gestire le nostre emozioni e ad affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Non si tratta di negare la nostra timidezza o introversione, ma di imparare ad accettarle come parte di ciò che siamo. Lo stoicismo ci incoraggia a valorizzare i nostri punti di forza e a sviluppare la sicurezza in noi stessi, permettendoci di interagire con gli altri in modo autentico e significativo. E il percorso verso la libertà interiore non è facile, ma con gli strumenti giusti possiamo superare le nostre paure e vivere la vita che desideriamo. Lo stoicismo può essere la nostra bussola in questo viaggio, guidandoci verso una vita più serena, resiliente e appagante. Lo stoicismo e la gestione delle emozioni sono la chiave per la libertà interiore. Le emozioni, quelle onde potenti che a volte ci travolgono e ci allontanano dalla rotta della razionalità, come possiamo imparare a domarle, a cavalcarle senza esserne sopraffatti? La risposta ci viene dallo stoicismo, un'antica filosofia che ha fatto della gestione delle emozioni il suo perno centrale. Secondo gli stoici, le nostre emozioni non sono determinate dagli eventi esterni, ma da come noi li interpretiamo. Sono i nostri giudizi irrazionali, le nostre convinzioni distorte, ad alimentare rabbia, frustrazione e paura. Ecco perché il primo passo verso la libertà interiore è imparare a riconoscere questi pensieri negativi che ci limitano. Dobbiamo diventare osservatori imparziali della nostra mente, identificando i meccanismi che generano le nostre emozioni dolorose. Una volta riconosciuti, possiamo metterli in discussione. Sono davvero valide queste convinzioni? Si basano su fatti concreti o su paure e pregiudizi? Lo stoicismo ci incoraggia al dubbio razionale, a non accettare acriticamente le nostre emozioni come verità assolute. E il presente è l'unico momento in cui abbiamo davvero il potere di agire. Invece di rimuginare sul passato o di angosciarci per il futuro, lo stoicismo ci insegna a concentrarci sul qui e ora. È nel presente che possiamo scegliere come reagire alle situazioni, come interpretare gli eventi, come gestire le nostre emozioni. E infine, il coraggio. Agire nonostante la paura, fare quel passo avanti che ci sembra impossibile. Lo stoicismo non nega le nostre paure, ma ci incoraggia ad affrontarle a testa alta con la consapevolezza che possiamo superarle. Gestire le emozioni con lo stoicismo non significa reprimerle o negarle. Si tratta piuttosto di sviluppare una mente forte e resiliente, capace di affrontare le sfide della vita con razionalità e coraggio. È un percorso di crescita personale che ci conduce verso la libertà interiore,
verso una vita più serena e appagante. Applicare lo stoicismo alla timidezza e all'introversione. Trasformare le debolezze in punti di forza. La timidezza e l'introversione non sono condanne a vita. Non siamo destinati a rimanere intrappolati in una gabbia di insicurezza o a vivere ai margini della società. Lo stoicismo ci offre una via d'uscita, una chiave per trasformare queste debolezze in punti di forza. Come possiamo applicare i principi stoici alla nostra vita quotidiana? Come possiamo superare la timidezza e valorizzare la nostra introversione? Innanzitutto l'esposizione graduale. Non possiamo gettarci a capofitto in situazioni sociali complesse. Dobbiamo iniziare con piccoli passi, con interazioni brevi e semplici, aumentando gradualmente la durata e la complessità di queste esperienze. L'ascolto attivo è un'altra arma preziosa, e imparare ad ascoltare attentamente gli altri, mostrando genuino interesse per le loro idee e esperienze, ci aiuta a superare la nostra timidezza e a costruire relazioni autentiche. Spostare l'attenzione dall'esterno all'interno è fondamentale. Invece di concentrarci sulle nostre paure e insicurezze, dobbiamo focalizzarci sull'altro, su come possiamo contribuire alla conversazione, su come possiamo rendere l'interazione piacevole e significativa. Accettare se stessi è un passo fondamentale. Non possiamo cambiare la nostra personalità, introversa o timida, ma possiamo imparare ad accettarla come parte di ciò che siamo. Dobbiamo valorizzare i nostri punti di forza, la nostra capacità di riflessione, la nostra sensibilità, la nostra profondità di pensiero. E infine, la compassione. Sei compassionevole verso te stesso e verso gli altri. Capisci che la timidezza e l'introversione sono esperienze comuni, che non definiscono chi sei come persona. Non giudicare te stesso o gli altri con severità. Ricorda, applicare lo stoicismo alla timidezza e all'introversione non è un processo semplice e immediato. Richiede impegno, costanza e soprattutto la volontà di mettersi in gioco. Ma i benefici sono immensi. Superare la timidezza ci permette di aprirci al mondo, di costruire relazioni profonde e significative, di vivere una vita più ricca e appagante. Valorizzare la nostra introversione ci permette di sviluppare la nostra creatività, la nostra profondità di pensiero, la nostra capacità di analisi. Lo stoicismo è un viaggio di crescita personale, un percorso verso la libertà interiore. Se sei pronto ad affrontare le tue paure e a sbloccare il tuo vero potenziale, lo stoicismo può essere la tua guida in questo viaggio. Lo stoicismo non è solo una filosofia, ma un vero e proprio stile di vita. Un modo di affrontare le sfide quotidiane, di interpretare gli eventi, di relazionarci con il mondo e con noi stessi. Seguendo i principi stoici, possiamo trasformare la nostra vita, rendendola più serena, resiliente e appagante. La vita è piena di ostacoli e imprevisti. Lo stoicismo ci insegna ad affrontare queste difficoltà con coraggio e razionalità, senza lasciarci sopraffare dalle avversità. Impariamo a vedere gli ostacoli come opportunità di crescita, come momenti per mettere alla prova la nostra forza interiore. Lo stoicismo ci fornisce gli strumenti per gestire le nostre emozioni in modo costruttivo, evitando di cadere in rabbia, frustrazione o paura. Impariamo a distaccarci dai nostri pensieri negativi e a reagire alle situazioni con razionalità e calma. Prendere decisioni impulsive o basate su emozioni negative può portare a conseguenze indesiderate. Lo stoicismo ci insegna ad analizzare le situazioni con razionalità, valutando tutti i pro e i contro prima di agire, e impariamo a basare le nostre scelte su principi solidi e duraturi. Anziché su emozioni passeggere, lo stoicismo ci incoraggia a costruire relazioni basate sul rispetto reciproco, sulla comprensione e sulla compassione. Impariamo ad ascoltare gli altri con attenzione, a offrire il nostro sostegno in modo sincero e disinteressato. Evitiamo di giudicare gli altri e ci concentriamo su ciò che li rende unici e speciali. Un senso di appagamento più profondo. Vivere una vita in linea con i principi stoici ci porta a un senso di appagamento più profondo e duraturo. Non ci basiamo su piaceri effimeri o su beni materiali per trovare la felicità, ma piuttosto sulla nostra crescita personale, sulla nostra capacità di affrontare le sfide e di costruire relazioni autentiche. Lo stoicismo non è un dogma rigido, ma un insieme di principi flessibili che possiamo adattare alle nostre esigenze e al nostro contesto di vita. È un percorso di crescita personale che richiede impegno e costanza, ma i benefici sono immensi. Se sei pronto a trasformare la tua vita, lo stoicismo può essere la tua bussola in questo viaggio verso la libertà e la felicità. La timidezza
e l'introversione non devono essere ostacoli alla nostra felicità e al nostro successo. Lo stoicismo ci offre una serie di strumenti pratici per superare queste barriere e sbloccare il nostro vero potenziale. Se sei pronto a liberarti dalle tue paure e vivere una vita senza limiti, lo stoicismo può essere la tua guida. Se questo video ti è stato utile, iscriviti al canale per ricevere altri contenuti interessanti sul tema dello stoicismo. Lascia un mi piace se hai apprezzato il video e condividilo con i tuoi amici che potrebbero essere interessati